Allora, salve a tutti ragazzi ed eccoci qua finalmente con una panoramica veloce del Virtual Pinball che sto costruendo insieme a mio padre. Come vedete, questi sono i lavori un po' di cablaggio, anche se ancora c'è un po' di casino e vanno ancora un po' perfezionati. Diciamo però rispetto all'ultima volta sono stati risolti i problemi di masse. Infatti come vedete qua abbiamo il Raspberry Pi Pico che ci andrà insieme anche un altro e gestirà un po' il tutto. Prima utilizzavo la schedina il KL25Z che purtroppo mi si è bruciata per problemi di masse. Questo è successo perché erroneamente sono state mischiate le masse dei pulsanti con quelle delle masse della 12 volt, quindi è successo qualche casino. In realtà mi si è bruciato anche quando ho sostituito, anzi aggiunto un secondo Raspberry, anche quello purtroppo per errori è successo che è andato. Comunque diciamo, ecco, adesso sembra che è tutto corretto, almeno spero. Qui invece abbiamo una schedina che è autocostruita che gestisce un po' varie cose, diciamo. Qui invece abbiamo la gettoniera, che purtroppo è quella un po' più moderna e non quella classica che si trova sui vari pinball. Qui abbiamo il plunger analogico, invece questo è il plunger quello digitale, che diciamo che utilizzano i tavoli che non hanno quello analogico. Qui invece abbiamo il pulsante start, l'autoplay e l'exit. Questo invece è il contatore di monete che in base alle monete inserite io diciamo ho una stima così diciamo annualmente di quanto l'ho usato e quante partite sono state effettuate. Ho messo una webcam come vedete per quando faccio le live posso riprendere il tilt bob. Queste invece sono le nuove lamelle che ho inserito al posto di quelle vecchie, che sarebbero quelle dei flipper. Da quello che ho capito sono le ultime lamelle che la Stern monta sui tavoli un po' più recenti e hanno sempre doppia lamella. Allora ovviamente le devo ancora un po' settare bene, però comunque a doppia lamella, quando si preme un po' si attiva la prima e quando si va a fondo si attiva la seconda. Allora quelli sono i solenoidi, ne abbiamo due per i flipper e quelli là invece sono per che si vedono sono per i slingshot, e poi abbiamo quelli sotto che sono due da una parte e due dall'altra per i bumpers. E poi in fondo qui questo qua grigio è lo shaker che fa scuotere il tavolo, ovviamente dove i tavoli hanno quella funzionalità. Poi ecco qui invece ho messo un interruttore che praticamente è a calamita e rileva quando la gettoniera viene aperta o chiusa, quindi se sto giocando a un tavolo che utilizza una ROM reale e quindi sa quando la gettoniera è aperta o chiusa, in modo poi quindi aprirla e andare a modificare i vari settings, cioè le varie impostazioni del tavolo. Infatti come vedete ci sono 4 pulsanti per il menu di servizio, e poi invece qua ci ho inserito anche un cicalino che suona a intermittenza, così uno capisce quando viene aperta la gettoniera suona, e mentre quando è chiusa smette di suonare. Non è che era necessario, però era carino inserirlo. E che altro dire? Ecco, quelli sono i MagnaSave, che sono quelli gialli, e uno per lato. Allora, quello che vedete invece è il mini PC, manca la parte sopra del back glass che adesso vi ho mostrato, però è già pronta, però diciamo ecco, siamo a buon punto.